Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. La cosa scioccante del narcisista psicopatico sadico. Quale correlazione tra narcisismo, sadismo e psicopatia? Non sempre il sadismo arriva a gradi patologici perché può anche coesistere in personalità non patologiche a patto di non essere lesivo di altri ed essere espressione di un impulso comunque controllabile e nel rispetto dell'altro e degli altri. Sessualmente l'espressione di pratiche sadiche si può incontrare nel piacere di chi acconsente a un ruolo passivo e masochistico, mentre diventa espressione assolutamente patologica dove invece rientra in pratiche criminali e lesive di altri. Alla pratica sadica sessuale si associa quasi sempre quella di umiliazione della vittima che viene costretta a subire sotto uno stato d'animo di assoluta paura e sottomissione. Questo è quanto è sufficiente ad accrescere il grado di piacere sadico nel carnefice sadico. Come ormai si sa, il termine sadismo deriva dal marchese de Sade, un aristocratico francese del XVIII secolo, licenzioso libertino che nei suoi scritti raccolse le sue esperienze di orge sessuali depravanti. Il termine masochismo invece prende il nome dallo scrittore austriaco Leopold von Sacher-Masoch, che scrisse Venere in pelliccia, dove descrisse situazioni di comportamenti sessuali passivi in relazioni sadiche consenzienti. E infine il termine sadomasochismo fu coniato invece dallo psichiatra forense austro-tedesco Richard von Krafft-Ebing, sempre nel XVIII secolo. Il sadomasochismo è stato eliminato come disturbo mentale dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e al momento viene visto più come uno stile di vita, una scelta in cui gli attori in campo sono consensuali. Nonostante comunque il sadismo e il masochismo continuino ad essere considerati inseriti nei comportamenti parafilici. Ma alla base il termine stesso, che unisce due inclinazioni complementari, ha portato all'abolizione di questa patologia proprio in quanto è sottesa alla compartecipazione di due attori solitamente consenzienti. Le dinamiche di base del sadomasochismo sono quindi l'inflizione di dolore a un partner masochista in un rapporto sessuale consensuale. La sofferenza è sessualmente eccitante per il partner sadico. La vittima condivide analoghi sentimenti sessualmente eccitanti, ma gode nell'essere, nel suo caso, dominata. Alcune volte però il sadico, in questo caso il sadico criminale, cerca una vittima non consenziente, proprio per l'esigenza di vederla effettivamente soffrire ed essere completamente dominata e umiliata, per poterla completamente dominare e umiliare, con l'esito di gravi lesioni per la vittima fino alla sua morte in certi casi. E in questi casi l'assassino sadico mostra una personalità chiaramente disturbata, patologica, con caratteristiche ossessive e intense fantasie sadiche, sessuali, che guidano i suoi comportamenti delittuosi e criminali. E le azioni sadiche in questi casi sono pianificate e le vittime vengono anche selezionate molto accuratamente o per la loro vulnerabilità o per altre caratteristiche sempre funzionali al piacere sadico che ne potrà venire al sociopatico sadico. Vittime che vengono quasi sempre avvicinate con pretesti, con l'inganno dal criminale sadico e solitamente in posti isolati e solitari. Ne è un esempio il serial killer Ted Bundy, di questo tipo di sadico assassino sessuale e seriale. Non sempre l'intento è di uccidere la vittima perché il sadico criminale preferisce continuare a torturare la vittima per trarne piacere il più possibile a lungo nel controllo totale della vittima e ottenere la sua completa degradazione. L'assassino sessualmente sadico o killer seriale sadico è guidato da incessanti e intense fantasie sessuali sadiche e tende a infliggere lesioni fisiche violente prima e dopo la manipolazione sessuale come un atto di dominio totale. Da un punto di vista clinico,
La maggior parte degli stupratori sessualmente sadici usa un approccio psicologico svilente e umiliante nei confronti della vittima, con parole o azioni che non arrivano a lesioni gravi, mentre il sadico assassino sessuale dimostra la sua psicopatia usando un approccio violento e distruttivo con la vittima, uccidendo e poi profanando il corpo post mortem. Ne è un esempio il serial killer Jeffrey Dahmer, che prima di uccidere le vittime le degradava sessualmente usando catene e manette per immobilizzarle. Recentemente Ryan Clark della Louisiana è stato condannato a 35 anni di carcere per avere abusato di minori e sarà sottoposto a castrazione chimica prima del suo rilascio dalla prigione. Cosa ne pensi di questo genere di condanna? Sei d'accordo? Pensi che questa misura possa essere una soluzione o una punizione legittima oppure la trovi troppo pesante e dura? Esiste però un sadismo più subdolo di quello che ho fin qui illustrato, di un sadismo quindi più criminale ed estremo che si consuma tra le pareti domestiche, di tipo soprattutto psicologico, narcisistico o di altro genere, perché ci sono anche antisociali, borderline e istrionici che sono spesso carnefici psicologici non meno di narcisisti maligni e psicopatici o sociopatici. E il sadismo psicologico a volte può essere anche più devastante per le vittime, soprattutto là dove non abbiano strumenti per difendersi perché non sanno come fronteggiare gli abusi psicologici, specie anche se non sono in grado di saperli riconoscere come tali. E pensiamo ad esempio ad abusi psicologici come il gaslighting e il silenzio punitivo, di cui ho parlato in tanti video. E a volte sarà solo quando la vittima è veramente estenuata, sarà veramente estenuata e prosciugata psicologicamente che riuscirà a trarsi magari miracolosamente in salvo o per la sua forza interiore o magari anche grazie all'aiuto di terapie psicologiche e di un sostegno psicologico. Se ti è capitato di vivere situazioni vessanti in ambito domestico o in altri ambiti, non provare vergogna o sensi di colpa. Purtroppo sono situazioni tristemente molto diffuse. È bene se cerchi un supporto psicologico, puoi comunque parlarne anche qui nella nostra comunità e noi siamo disponibili a raccogliere la tua esperienza con la nostra disponibilità e massima comprensione, anche per un utile confronto. In ogni caso, il primo passo è sempre comprendere la situazione che si sta vivendo. Questo è il primo importantissimo passo. Se apprezzi il video, lo trovi utile, condividilo in modo che possa essere utile e interessante anche per altri e metti mi piace. Sono sempre felicissima di averti tra noi, di rispondere alle tue domande, di leggerti e di sapere anche come stai. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.